Cosa fai, Tam? Vado a raccogliere delle mutande che hanno abbandonato in mezzo alla strada. Che ieri non c'erano. Ma si può essere così cocini? Cocini? Cocini in spagnolo, cocino. A te ti sembra normale che in mezzo al bosco? Bisogna trovare sta roba qua. Eh? A me non mi sembra tanto normale. Vabbè, dai, diamo il buongiorno con le mutande lì. Buongiorno. Già Che bel mi sono buongiorno. girati 5 minuti. Dai, per favore, possiamo lasciare il bosco pulito? Eh? Vabbè, noi abbiamo già portato fuori i cani qua sopra, Sì. qua dietro, che c'è anche un rifugio per i cani. Non siamo andati fino al rifugio perché sennò magari Sì, poi... no, se no ce li portavamo via tutti. E... Siamo sempre a Stepona, è un nuovo video, ma il giorno dopo. Sopra Stepona, in mezzo al nulla. Ce ne andiamo a vedere Stepona, no? Sì, perché Vediamo c'ha... com'è. Sì, c'ha il borgo antico che deve essere Belin Belin. Belin belin. E dopo ti diamo in giù. Noi non siamo fatti per le grandi città, adesso siamo entrati per andare in un parcheggio, però non avevano messo che era alto 2 metri con 2 metri e 10, quindi noi nell'autosilo non ci possiamo entrare. E lì non c'è... O entrai in autosilo O o non entravi andavi in nell'autosilo. Quindi abbiamo dovuto fare Un pezzo in contromano. un pezzo in contromano, però la gente è super carina, si è avvicinata, avete bisogno, vi aiutiamo io. No, andiamo in contromano. Non ce n'è, non ce n'è. A Stepona centro non ci siamo potuti entrare perché c'è un problema grandissimo Di parcheggio. di parcheggio, sono tutti autosili e come In giro centro per le strade è impossibile. è impossibile. Abbiamo dato 20 giri e non abbiamo trovato neanche un posto. Dopo un'ora abbiamo trovato un angoletto dove abbiamo scoperto dove ci sono tutti i camper. Quindi ce ne andiamo a mangiare in questa spiaggetta e ci facciamo un giro che sembra che là in fondo ci sia un parco, no? Qualcosa. Vabbè. Andiamo a vedere. Buon appetito. Un po'. Ah, buono. Con formaggio Tacchino? e tacchino. Un tacchino dai. Non è male. E qua dietro vista mare, no? È un bel porticino dai. È che era un po' di giorni che non vedevamo il mare. Vero. Magnato, abbiamo magnato. Sì. E ora andiamo a farci una passeggiatina. Una passeggiatina. Una piscigiata. Una piscigiata. Fa vedere, carino è questo posto. Sì, sto Non già- sembra neanche di stare in Stepona. No, È Stepona. è Stepona, è Stepona. In Stepona non ce la Se posso te con fare. i nomi ce la Fa fai. freschetto. C'è le maniche corte però. C'è Ah, gente, però cioè, la- tranquilli, c'è gente in costume che si sta facendo il bagno. Fa freschetto. No, però Fa l'Argentina... meno freddo di ieri, quello è vero perché fa meno freddo, però chiaro ti avvicini al mare c'è questa ariettina Sta freschezza. brezza. Freschetta. La medusa morta. E non è la prima che troviamo, ma non è stagione di meduse, no? Siamo in dicembre. Le meduse di solito ci sono a giugno e a settembre. Fatemelo sapere nei commenti perché non è la prima che troviamo. Ne abbiamo viste già 3 o 4 morte. Qua guardate, qua ce n'è un'altra. E sono belle grandi. Qua sì che hanno costruito, però almeno hanno lasciato un pezzo di spiaggia.
perché da No, dove... no, proprio giusto, Sì, però da dove siamo passati per arrivare a Malaga, l'autostrada passava sul mare. Sì. Non lo so. No, anche qua proprio Però almeno l'hanno lasciato un pezzettino, non ci no? sono i palazzi almeno. Sì, almeno quello. Torniamo verso il furgone. All'andata ce la siamo fatta sulla spiaggia e al ritorno ci facciamo Il lungomare. Cambiamo destinazione e finalmente ve lo possiamo dire. 3, 2, 1, Tarifa! A Tarifa, finalmente. Danno 3 giorni di pioggia, fa niente, in tutta questa zona danno pioggia. Noi la rischiamo. Può andarci bene come può andarci male. Sì, lì cambiano in fretta le correnti, sei tra il Mediterraneo e l'Atlantico e lì il tempo cambia in fretta, magari piove solo un giorno, magari ne piove 5, No, 5 no, per favore, che danno e 3 non si giorni sa, è di sempre un pioggia. terno all'otto lì. Andiamo a vedere, andiamo a spazionare questa zona che ci abbiamo nel cuore. Che strano, il traffico, Qua sempre, Poi- finisce l'autostrada quando entri a Algeciras e dopo fai sti 2-3 km così un po' di colonna e poi dopo già verso Tarifa. Ragazzi, siamo a Tarifa, nel parco naturale dello stretto di Gibilterra. Io penso che in tutti questi anni che ci vengo non ho mai visto così bene l'Africa. Siete pronti? E poi così in inverno tutto verde, è uno spettacolo, eh? Pim, pam, boom. E dopo 10 anni che siamo stati qua la prima volta, Ah, vero, la prima volta 10 anni esatti, e qua è cambiata tutta la nostra vita tutta intera. intera, siamo ritornati. Senza parole, vi ricordiamo una cosa, venite a Tarifa E un pezzo lo lasciate qua. e andate via col mal di Tarifa. C'è il mal Questo- d'Africa, ma esiste anche il mal di Tarifa. Che tramonto che abbiamo visto. Sì, E è lo spot dove ci siamo fermati a dormire? sì, sì, sì. Sono Perché- cambiate le cose a Tarifa, sono cambiate veramente tanto. Scusa. Sembrano più permissivi, almeno già da un paio d'anni. Quindi siamo in questo spot che quando siamo venuti noi, qua proprio ma manco. A pagare. No, no, no. E lo spot l'abbiamo trovato al primo colpo, grazie a Pierre che guidava e non guidavo io, perché secondo No, me... io sono più rilassato perché questi giorni passati veramente sempre problemi, È stata un'ora, dura, è stata dura, perché Sì, è stata dura. trovare posti, è stata veramente dura. Però bene, Vediamo, siamo qua e adesso qua più libertà, Basta, vediamo un se pensiero non in ci meno. sbattono fuori, vediamo. Al momento siamo tutti tranquilli dentro il furgone, ci sono qua come 10 o 20 furgoni, Sì, anche di più è forse. pieno. Abbiamo la vista a mare domani mattina e stasera per cena carne impanata, insalata, senape e pane. E poi a letto. Andiamo a letto presto, che domani sarà una giornata pregna di cose, pregna Pregna. di cose. Pregna non è molto italiano.
Spero mi avete capito. A volte esci con delle parole che, vabbè. Ci vediamo domani, Ciao. buonanotte. Buongiorno tribù. Oggi il buongiorno è un po' diverso, vi raccontiamo una piccola storia. Sono passati esattamente 10 anni da quando abbiamo calpestato per la prima volta questa sabbia bianca di Tarifa e da qua le nostre vite sono totalmente cambiate. Tutto iniziò come un viaggio estivo, classico, con 2 furgoni e una tenda. Siamo venuti qua e ci abbiamo lasciato tutto il cuore e da lì abbiamo deciso di lasciare tutto quello che avevamo e dopo circa un anno abbiamo iniziato il nostro viaggio. Ed è esattamente 4 anni che non veniamo qua, però ogni volta che noi facciamo un cambio radicale, il cuore ci porta sempre qua, perché i piani, come sapete, non erano quelli di venire a Tarifa, ma il destino ha voluto che dopo 8 mesi che viviamo in furgone, ha deciso di portarci qua e di regalarci le energie che ci servono per continuare questo grande viaggio. Adesso sì che vi portiamo a vedere Tarifa. Tarifa il paesino. E oggi è giorno di lavatrici. Abbiamo 3 borse di lavatrici. Oggi ci mettiamo una vita. Il tempo è così così, però sta reggendo. Sì, già vedete, già hanno abbassato la probabilità di pioggia. Domani piove. Però già davano 30 mm, già ne danno solo 12. Qua il tempo cambia, come il vento. Ed è la prima volta che io vedo Tarifa così tranquilla, senza vento, perché qua... Aspetta che da lunedì danno vento, non ti preoccupare che il vento arriva. Guardate che vie strettine e ovviamente anche qua è un paesino bianco, ovviamente siamo in Andalusia e tutti i negozietti, guardate che particolari, con tutto l'arco, tutto stile marittimo. Chiaramente Tarifa è super famosa per il kitesurf, ci saranno tipo 50 negozi di kitesurf. È famoso per il kitesurf, ci sono un sacco di passeggiate, c'è anche per arrampicare, quindi mare e montagna. Però io sono rimasto impressionato nei dettagli dei negozi, sono proprio belli, li allestiscono super bene. Sì, andiamo a vederci questa chiesa che la sua costruzione è iniziata nell'undicesimo secolo ed è di stile gotico. Andiamo a vederla dentro. Stiamo passando davanti al porto di Tarifa, dove ovviamente partono tutte le barche per andare in Marocco. C'è una sbarra e non posso entrare, ma là in fondo ci sono tutti i pescatori che sono ritornati dalla pesca, perché qua chiaramente è super famosa per la pesca
e soprattutto il tonno rosso il tonno e il rosso besugo. e il besugo è la loro specialità ed è proprio carino carino, però chiaramente c'è una sbarra e non mi fanno entrare. Il porto non si può Vediamo entrare. di non fare le cose illegali, eh? Eccoci qua sulla punta più estrema della penisola iberica e la punta più vicina all'Africa. Siamo esattamente nello stretto di Gibilterra, dove qua si uniscono il mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Ma guardate i colori ed è una giornata brutta. Immaginatevi con una giornata di sole com'è questo mare. C'è di quei colori pazzeschi. Chiaramente siamo in stagione bassissima, quindi la maggior parte dei ristoranti, dei bar sono chiusi. Noi ci ricordiamo qua e quando siamo venuti la prima volta 10 anni fa in estate e pullulava di gente così. Estate pulle. Pullula. Però che siamo andati a vedere che ci ricordavamo che c'era un bar di italiani che facevano caffè buono, c'erano le brioche. Era Mannaggia, chiuso. è chiuso. È chiuso, vediamo se apre nel weekend. Come siamo magari durante la settimana. Non lo so, Io ci spero. Ci spero pure io. Siamo qui nell'isola di Tarifa, il punto più meridionale, come appunto detto, di tutto il continente europeo, e qua ci sono dei resti di tombe fenicie. E un po' la storia, diciamo, che qua forse i primi insediamenti risalgono all'epoca punica e poi vabbè, chiaramente i romani qua si insediarono perché essendo molto vicino all'Africa, qua era un punto molto importante appunto per gli scambi commerciali tra l'Europa e l'Africa. Altra cosa importante, sull'isola che vi abbiamo spiegato, tutta questa parte rossa è proibito pescare perché è una riserva marina. Vedete quello che vi dicevo prima? Guardate la particolarità, adesso è chiusa perché noi siamo fortunelli, però la particolarità dei negozietti. Guardate, tutte cose, oggetti da pesca, però come li decorano fuori è proprio particolare. Ho detto appunto la tipica raffigurazione che qua si pesca il tonno rosso, che vi porta tutte le marinai come appunto pescato il tonno, lo alzavano e lo tagliavano. Questo che vedete dall'altra parte della strada è un tipico negozio di surf. Dei 1000 che ci sono qua, tutti colorati che ti invitano a entrare e che ti invitano a provare a fare cazzo. Effettivamente ti entra la voglia. Ti entra la voglia. Siamo venuti a fare la spesa e guardate cosa abbiamo trovato. Uno scuola bus americano con la targa tedesca che si è fatto un camper. In Germania puoi fare quello che vuoi. È vero. Per la felicità di mia suocera, eh? Guarda, si sta facendo la barba. Mi stavo facendo anche una bella cagata a 3 mm qua l'ho tagliata. Io dicevo, ma come taglia bene? La calma prima della tempesta. Sì, mi sa di sì. Dietro non sembra così negro, però guardate.
Di là. È nero, nero, nero. Arriva da Levante. Arriverà, arriverà. Sta caricando. Sentito il vento. Poi il mare stamattina era più caldo. Sì, adesso è già più in cazzè. Questo è il famoso Ciringhito, che la prima sera che siamo arrivati, perché noi il viaggio l'abbiamo fatto in 30 ore, non stop, ovviamente, perché avevamo pochi giorni. Siamo arrivati qua e credo che sia uno dei più buoni mojito che mi sia mai bevuta in vita La mia. birra quanto costava? E la birra costava €1. 1 euro. Adesso, 10 anni dopo, non credo che i prezzi siano gli stessi. No. Però, complice la vista, complice gli amici, Vabbè, 10 la anni fa, tipica vacanza che fai da giovane, cosa fai? Non te lo festa, vengo a dire. festa. Siamo ritornati nel furgone. Oh yes. Oh yes, alla Cina, alla piccola Cina gli ha dato Mi è venuta una crisi epilettica. per far... Molto leggero all'inizio, sembrava già passata e poi... No, abbiamo No. dovuto usare i farmaci. Eh, Stiamo sperimentando delle cose nuove. Vi vediamo. diremo, stiamo provando delle cose nuove. Sembrava che fosse migliorata. Sì, sembrava Secondo che... me sì. Sì, Però secondo boh. me è migliorata, però abbiamo bisogno di tempo perché stiamo cercando di modificare alcune cose. Vabbè, detto ciò, Detto ciò, stasera la famosa pizza della Lidl, un in chilo di padella, pizza in un chilo di- padella, che è fatta con prosciutto, mozzarella e funghi, e la funghi. funghi e la... come si chiama? Prosciutto e funghi e la... Prosciutto e funghi? la prosciutto... no, forse anche un altro Ah, nome. c'hanno un Boh, non mi nome. ricordo. Però è veramente buona, è la migliore che abbiamo provato e Sì, un po' continuiamo. altina così, si fa bene a tutti e due i lati, soffice. Buona. Direi il filmetto E a letto. e a letto, no? Sì, 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 sì. Che oggi la giornata è stata abbastanza lunga, Come tutte. come tutte le nostre giornate. Vediamo se danno pioggia o no, perché in teoria doveva già iniziare a piovere. No, adesso mi dà dalle 8. Dalle 8 si crede, della Del domani di mattina. domani mattina. Sicuramente domani giornata piovosa, quindi domani... Le lavatrici non le abbiamo No, fatte alla abbiamo detto, fine. va, visto che domani piove, ci lasciamo per il Per giorno di domani. pioggia. E così si fa qualcosa. L'episodio è arrivato fino a qui. Vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, mettere un mi piace, farci tutte le domande che volete e ci vediamo al prossimo episodio. Un bacio! Ciao!